Xmure è un'applicazione per iOS che trasformerà il vostro dispositivo in un vero e proprio arranger, praticamente una postazione dove voi potrete sia comporre degli arrangiamenti oppure suonare dal vivo con stili diversi musicali, quindi come fosse una workstation, una tastiera da milioni di euro, quindi una cosa meno costosa, anche se non è gratuita, perché l'applicazione in sé è gratuita, ma all'interno gli stili, ok, costano poco. Quindi dopo la bottiglia nel casonetto possiamo andare a vedere questa applicazione molto interessante. Ma prima di andare un'occhiata all'applicazione vi faccio vedere una piccolissima tastiera MIDI Bluetooth, e non così tanto, perché se qualcuno volesse acquistare una piccola tastiera musicale. Io sono Gennaro, in questo canale si parla di tecnologia ma anche di musica, perché ovviamente la musica è la cosa più bella del mondo, e quindi andiamo a vedere subito Xmure, ma prima un'occhiatina a questa tastiera. Eccola qua, Rock Jam 25 tasti, molto piccola, piccolissima, una tastierina molto piccola, Bluetooth e non, perché si può collegare tramite Bluetooth, ma si può collegare anche con un cavetto USB-C e un cavetto jack 3,5 che io ovviamente ignoravo l'esistenza. La andiamo a sfagotare, molto piccola, c'è dentro ovviamente il cavetto USB-C che permette sia di collegare ovviamente la tastiera a un dispositivo o ovviamente un expander, quello che sia, però ovviamente la ricarica anche, perché come ho detto va a batteria, e speriamo che sia carica. La andiamo a vedere molto velocemente. Purtroppo con GarageBand per iOS non è che ci siano molti parametri da poter controllare, perché GarageBand ovviamente non permette questi controlli. Sì, con Alchemy qualcosa funziona, ma ben poco. Penso che con Logic ovviamente si comporti meglio, ma io ovviamente voglio essere in mobilità, anche perché è molto piccola, e quindi abbiamo, come dire, la possibilità di utilizzarla all'aperto, quindi è una cosa molto bella. Andiamo a vedere velocemente cosa c'è sopra. Qua sopra vedete abbiamo ovviamente le manopoline, quindi le manopole che si possono girare, abbiamo la sezione anche dei pad per la batteria, quindi possiamo andare a suonare la batteria direttamente qua. Abbiamo un sacco di tastini che permettono di fare delle funzioni, poi veramente la tastiera la andremo a vedere sicuramente in un video a parte. Qua abbiamo il display, qua abbiamo il joystick, e qua abbiamo altre funzioni che sono possiamo ovviamente fare un arpeggio, ma purtroppo non andiamo a tempo con il clock di GarageBand. Abbiamo il tap tempo, ma non funziona con GarageBand. L'unica cosa che funziona sono ovviamente il transpose, quello sì, e la programmazione delle manopoline, perché ha un tastino che praticamente permette di programmare le manopole a seconda dei controller MIDI, del controller MIDI CC, quindi è molto utile. Sono riuscito a fare ben poco con GarageBand, ma andremo poi a vedere ovviamente, diciamo, meglio poi in un altro video. Ecco, ci tengo a dire che qua dietro abbiamo, anche se si vede poco, abbiamo ovviamente il jack per il pedale, poi abbiamo ovviamente il tasto di accensione, poi abbiamo il USB-C e ovviamente il jack, come ho detto prima, per l'ingresso, cioè l'uscita MIDI 3,5. Non sapevo che esisteva questa cosa qua, l'ho scoperto adesso, anche perché ci ho collegato la cuffia e ha fatto 4-5 vernacchie, quindi come dire, meglio non collegarla. Adesso l'accendiamo, la andiamo a collegare a Xmure. Ovviamente prima adesso facciamo un giro su Xmure per vedere un po' la panoramica dell'applicazione, e poi collegheremo la tastiera e sentiremo i suoni, gli stili. Ragazzi, ne rimarrete veramente affascinati. Eccoci qua l'Apple Store. Scherziamo, vedete che l'applicazione è gratuita. Sotto ci sono degli acquisti in app, ma come dire, quasi tutto a zero. Si vede che non l'hanno aggiornato, ma non è così. Cioè,
diciamo, gli stili sono a pagamento, non tutti, ma la maggior parte è a pagamento. Non costano tantissimo, però ovviamente sono a pagamento. Ecco, la cosa che mi fa strano è che quando andiamo qui a cliccare il sito del sviluppatore, andiamo a finire su Facebook. Non capisco perché, eppure hanno ovviamente un sito internet che è questo, come vediamo, e purtroppo il problema, diciamo, mi spiace, ma l'applicazione è solo per ovviamente iOS. Questo mi dispiace tantissimo per gli amici di Android. Quindi una volta andati sul sito vi potete fare un giro e qua già vedete le schermate che sono molto interessanti perché ci permettono di fare tante cose. Non vi ho detto che a questa applicazione si aggancia una tastiera, una serie di tastiere che si chiama Vivo, solamente che sono molto vive nel prezzo, quindi non so se vale la pena di acquistarle. Perché? Qual è la differenza fra una tastiera MIDI normale e quelle? Questa è una cosa che a me non piace, ok? Come ragionano queste aziende che fanno questi programmi, perché vi spiego perché. La tastiera MIDI che voi collegate standard, almeno io così ho capito, poi può darsi che mi correggete se provate questa applicazione, potete solo fare l'accompagnamento che è musicale, non potete suonare una melodia insieme, mentre con queste tastiere della Vivo potete fare anche l'accompagnamento. Ma vedremo alla fine del video, restate fino alla fine, come possiamo ovviare a questo problema. E quindi, cioè, non potremo fare l'accompagnamento, ok, insieme, anche se colleghiamo l'iPad su una tastiera MIDI collegata a un mixer, quindi facciamo l'accompagnamento, e un altro pianoforte, ok, possiamo fare l'accompagnamento, la melodia. Ma se vogliamo, perché questo arranger memorizza anche le canzoni che volete poi suonare magari dal vivo, quindi l'arrangiamento potete memorizzarlo, fate partire e con un'altra applicazione in background possiamo suonarci sopra. Ovviamente non possiamo fare, come ho detto, contemporaneamente accompagnamento e melodia. Però adesso andiamo a dare un'occhiata a Xmule. Eccola qua, l'iconetta Xmure, andiamo a lanciarla e ci troviamo davanti a tutte queste opzioni. Andiamo ad analizzare un po' le opzioni. Allora, intanto vabbè, abbiamo il carrello, che non so cosa vuoi comprare sul carrello. Già gli stili ti dicono già quelli che devi comprare. Vabbè, ragazzi, un attimino, un po' di calma, perché, ok. Allora, la prima opzione, possiamo suonare con le dita, cioè possiamo memorizzare un arrangiamento suonando con le dita, quindi non utilizzare una tastiera MIDI. Se poi questo video prendesse campo, abbiamo un sacco di visualizzazioni, un sacco, a me bastano 100 e un po' di commenti, porterò anche questa parte qua. Nel frattempo farò vedere la parte che interessa a me e ai tasteristi, che sono la parte dove suoniamo l'arrangiamento con la tastiera. Torniamo indietro alla casetta, clicchiamo qui per tornare indietro, andiamo avanti e qui è proprio la sezione che riguarda quelle tastiere Vivo. Vedete, abbiamo qua, andiamo sulla X perché non possiamo ovviamente andare a suonare la melodia, quindi vi faccio vedere, scusate, forse sono stato veloce. Ecco, vedete che qua dice proprio che richiede quel tipo di tastiera qui, quella tastiera lì, non qui perché non ce l'ho e non intendo comprarla, ok? Qua abbiamo quello che ci interessa, almeno noi tasteristi, a noi che vogliamo fare un arrangiamento con la tastiera. Qui è quello che riguarda i chitarristi, quindi anche qui si tratta di avere ovviamente acquistare un dispositivo USB che possa andare a comandare via MIDI questo arranger, perché il problema è questo, far partire le canzoni quando voi suonate, oppure lo fate partire a mano, non è quello il problema, però ovviamente con quel dispositivo penso che sia una cosa carina, anzi se c'è qualche chitarrista che ha questo sistema e l'adattatore, si faccia avanti che facciamo un video insieme. Andiamo via anche di qua abbiamo una sorta di video karaoke, ma lasciamo perdere, che è veramente brutta, e qui vi faccio vedere in about, qui vabbè, andiamo sul sito dell'Xmule, qua andiamo invece della Mure, poi Xmule è il programma, qui invece andiamo proprio nelle tastiere e andiamo a vedere
i tipi di tastiere sono molto belle, ragazzi, molto molto belle. Ecco, forse quella che ci potrebbe interessare a noi, forse è questa, però i prezzi io penso che siano veramente abbastanza. E come mai è così grosso? Sono abbastanza vivi, no, vivi, morti. Andiamo a vederne una sola per curiosità. Dai, Ciccino, è un po' lento internet oggi. Andiamo a vederne una. Ok, andiamo a vedere questa. Quanto c'è il prezzo? Ah, ci sono tante. Potenza, potenza e potenza. Vedete, Xmure c'è un'altra applicazione, Vivo. Questa sarà proprio dedicata a queste tastiere. Ecco, il prezzo non lo vedo, ragazzi, vabbè, comunque. Ah, qui demo. Ah, qui se vuoi avere una demo non c'è il prezzo di queste tastiere. Comunque, io ho visto su Amazon e sono ispirazioni veramente costosine. Comunque, non ci interessa perché andare a vedere. Ok, torniamo dietro la casetta. Se volete mettete ovviamente Vivo su Amazon a marchio, andate a vedere quanto costano. Costano tantissimo, cioè si parla anche di 1000 euro di tastiera. Eccola qua, questa parte qui ci interessa a noi altri, come si dice a Sena, e questa è la schermata principale. Più o meno, questa schermata qua, più o meno, è uguale a tutte le altre sezioni, ok? Quindi abbiamo qualcosa proprio di diverso, ma non troppo. Allora, iniziamo da qua. Ci abbiamo la casetta per uscire, per andare a casa nostra. Qui abbiamo la possibilità di andare anche qui a creare degli arrangiamenti tramite diciamo, queste iconette, quindi lo vedremo in un altro video a parte, se sempre interessa l'argomento, perché giustamente noi creator dobbiamo anche avere un po' cioè, di attenzione, quindi se poi non interessa è inutile portare un contenuto, però io lo porterò poi ugualmente, sapete come sono. Qui potete creare un arrangiamento ovviamente mettendo le note sia suonando la tastiera, però memorizzandole con la DD, e poi le andremo a vedere. Oppure potete andare a, ovviamente uscendo di qua, caricare un arrangiamento fatto in precedenza, ok? Quindi se andiamo a fare così, ok, si carica l'arrangiamento e diciamo va a finire qua dentro. La stessa cosa di poi che si può registrare. Qui abbiamo invece PDF. Io pensavo che quando, non so se poi sono strutturati in una maniera diversa, quando avevo preso un PDF, cosa succedeva? Che si memorizzava nell'arranger e quindi la mia canzone veniva memorizzata e suonava quello che io era nel PDF. Invece questo è solo un promemoria per, ok, saper dire le note e riprodurle sull'arranger, niente di più, ok? Qui abbiamo la possibilità di andare a selezionare gli stili o comprarne altre, andare sul Corel per comprare tutte queste linee che volete voi, e poi ovviamente con questo tastino si va a finire nella nostra libreria di quelli che abbiamo acquistato o quelli che ci hanno regalato, perché no? La libreria ovviamente adesso chiudiamo. La libreria è la stessa di questo, vedete, è la stessa medesima cosa, solamente che viene fuori ovviamente la libreria, ma non viene fuori la libreria, viene fuori sempre quello che voi avete acquistato. Qui abbiamo anche una sorta di ricerca, quindi possiamo cercare uno stile, una cosa, vedete che viene fuori, per andare a levare, ok, così e via. E quindi possiamo andare anche a fare una specie di ricerca molto approfondita, quindi se volete uno stile in particolare. Poi andiamo avanti, qua abbiamo il mixer, quindi potete mutare uno strumento, tipo avete il chitarrista, togliete la chitarra, avete il batterista, togliete la batteria, avete il tastierista, togliete la tastiera, avete il violoncello, togliete il violoncello, quindi abbiamo la possibilità di andare a eliminare uno strumento se suonate dal vivo. Qui invece abbiamo le impostazioni del sistema. Le impostazioni del sistema non c'è tanta roba, ma c'è quello che serve. Qua abbiamo l'impostazione della frequenza di campionamento, ok, del nostro programma. Qua abbiamo invece la possibilità di andare a mettere il tipo di visualizzazione di note sia internazionale, cioè C, D e quello che è, oppure in italiano, do, re, mi, fa, sol, ok? Quindi se avete
cioè, uno sceglie un po' quello che vuole, anche se fa più figo C, A, B, C, che Do, Re, Mi, Fa ormai. Qui poi sotto abbiamo la reactivity, penso alla reattività del programma stesso, quindi potete andare a settare questi, ci ho messo anche il bust, quindi va bene. E poi abbiamo il metronomo on off, quindi quando registrate, magari se siete se avete perso la mano come me, mettete il metronomo per registrare, che è meglio. Qui sotto invece abbiamo il controllo MIDI, quindi quando andremo a agganciare la tastiera andremo proprio nel Bluetooth, ok? Open MIDI e questo io qua reset canal, penso che quando sia il tipo di panic, quelle cose lì, quindi non saprei, non saprei. Qui invece abbiamo una sorta di equalizzatore, ok? Potete utilizzare questo per far sì che la vostra musica sia più enfatica, enfatizzare la musica, ok? Quando siete al vivo ovviamente. Qua sotto abbiamo il background, quindi on off, potete suonare l'applicazione può andare in background, lo vedremo alla fine. E questa invece è la programmazione del pedale, quindi abbiamo anche una sorta di programmazione per il pedale. Si può uscire così. Qua sotto abbiamo tutto quello che riguarda il play e la registrazione, quindi abbiamo il loop, play e il fade finale. Non abbiamo una chiusura, ok? Cioè c'è una chiusura di batteria, ma non è come il fill on o out delle tastiere, no? Che finisce con una rullata e finisce con un finale proprio. Questa no, questa non lo fa. Qua sotto abbiamo il tasto di registrazione. Invece qui abbiamo chord, questa quando è attiva, questa qua, parte l'arrangiamento con la chord che avete memorizzato in quel momento sulla tastiera. Servirà forse quando registrate. Qua c'è la possibilità di escludere la nota bassa o inserirla. Qua abbiamo le variazioni sugli stili, qua abbiamo le variazioni sulla batteria, quindi potete variare, ok, 4 e 4 fanno 8. Di qua abbiamo il tempo, di qua sotto invece abbiamo lo start, quindi tu come premete parte con l'accordo l'arrangiamento o quello che state facendo, e qui invece è lo stacco. Se voi accendete questo, lo accendiamo? Accendete come togliete la zampa dalla tastiera, ovviamente l'arrangiamento smette di suonare. Questo cosa che dovete prenderci una mano, non indifferente. Bene ragazzi, a questo punto siamo pronti per andare a sentire gli stili. Bene ragazzi, andiamo a collegare ora la tastiera sul nostro iPad, ma non è diciamo il collegamento finale, perché poi ogni applicazione dovrà ricollegare la tastiera all'interno delle sue impostazioni, quindi vale per GarageBand, per N-Track, vale per Cubase, eccetera eccetera. Accendiamo e qui compare ovviamente la nostra tastiera. Andiamo, appariva una volta, adesso non appare più. Andiamo, forse l'ho spenta, no, l'ho accesa, vi faccio vedere, ovviamente la tastiera è accesa, eccola qua. Ok, spegniamo un attimo il blu ciuccio, lo riaccendiamo, ok, il blu ciuccio lo riaccendiamo e dovrebbe comparire sotto la tastiera. Allora, forza ragazzo che ce la possiamo fare, eccola qua, Rock Gen 25 collegata correttamente al nostro iPad, quindi abbiamo collegato la tastiera. Però vi faccio vedere, se io vado nell'impostazione dell'audio, vedete ha preso il possesso, ok, della nostra fonte sonora, quindi non essendo una tastiera con all'interno un'interfaccia audio, quindi non si sentirebbe un tubazzo se voi suonate. Allora o collegate un impianto esterno che ha ancora il jack, chi non ce l'ha fa tramite USB, o switchate su iPad oppure collegate una cuffia come sto facendo in questo momento io, vedete sto collegando la cuffia e quindi sull'iPad viene proprio scritto cuffia, quindi adesso la mia tastiera è scollegata, cioè è collegata come Bluetooth ma è scollegata come audio, quindi posso andare a sentire quello che esce, ok, dalle mie orecchie con ovviamente la mia cuffia. Ok ragazzi, ritornati in Xmure, andiamo a far così, andiamo qui e colleghiamo la tastiera Bluetooth. Infatti se vado qua, ok, andiamo qui e vedete che è uscita proprio la mia tastiera. Vado qua, faccio Bluetooth e praticamente il gioco è fatto. Ora,
Una volta impostato, diciamo, l'arranger, se voglio partire ovviamente automaticamente dovrò cliccare su questo, ok, per farlo partire automaticamente, impostato il tempo, scelto ovviamente lo stile, ok, posso andare a prendere una zampata e che Dio ce la mandi buona. Una cosa che non vi ho detto è questa, stoppati. Se qui non ho fatto vedere chord è questo, qui ho, cosa faccio contraddita, giusto? Faccio maggiore, minore. Ah, scusate, devo cambiare. Ok? Se cambio qua, posso farlo con un dito solo. E due dita sono minore. Ok, dito. Ok? E poi abbiamo il fade che vi faccio sentire subito, che va ovviamente a chiudere, ok, col fade la nostra musica. Quindi a qui la scelta delle vostre, la corda, l'estendere, se volete farla con tre dita o farla con ovviamente un dito solo. Ecco, abbiamo già sentito qua gli arranger, ma adesso andiamo a sentire un altro stile che ho. Quindi ecco, una cosa che è successa non tanto carina è questa. È successa una cosa non tanto carina. Vedete, io sono andato nella mia libreria, clicco su questo stile e non capisco perché non vi è. Oppure vedete che ho le monetine, quindi l'ho comprata, la trovo, ridatemi lo stile. Non lo so, non c'è, però tutti gli altri ci sono. Non so, la bossa, perché di bossa c'è, e la bossa nova inizia così. Poi vado a cambiare, magari a tempo. Capite? Ok? E poi potete ritornare ovviamente. Ecco, non so se cambio. No, questo è il drum, perché il drum inizia solo dalla seconda. Quindi vi faccio vedere anche questo adesso. Se vado a cliccare qua, ok, perfetto. Se poi faccio così, stoppo, vado qua, vedete che non inizia perché lo start non è dato dalla nota. Ora andiamo a fare una piccola registrazione che vi voglio far vedere poi quella cosa lì per suonare, ok, un solista sopra, ma è una cosa molto banale. Andiamo a far così e andiamo a accendere il metronome. Il metronome è qui, il metronome. Ecco, adesso quando faccio partire ovviamente il rec, che è questo tasto qua, parte automaticamente, ok, l'arrangiamento. Ok? Vediamo, Ecco, la cosa brutta è che non viene registrato il fade, ok? Io vedete sto facendo il fade, ma nella registrazione non viene. Adesso, stoppato questo, vado a togliere il metronomo perché il metronomo dà fastidio, e quindi vado qua e cosa trovo? Trovo la mia chanson
che posso anche andare a salvare, quindi faccio così, salvo e ci scrivo qua dentro mia canzone, canzone, perché se si schiattaste l'iPad. Ok, vado qua e faccio save, che è questo. Cosa dice qua? Save completed. Quindi se vado a fare load la trovo mia canzone. Vabbè, mia canzone, vabbè, mia canzone, no, giusto. Quindi adesso cosa facciamo? La prova che facciamo adesso. Tanto vi faccio sentire che l'arrangiamento è stato registrato. Ok? Avendo una tastiera come la Vivo potrei, ok, andare a suonare sopra. Ma ora vi faccio vedere come possiamo ovviare, nel senso possiamo utilizzare questo piccolo arrangiamento e suonarci sopra un altro strumento virtuale. Quindi adesso se io volessi suonare, ok, su questo arrangiamento, non avendo una tastiera Vivo o non avendo adesso la possibilità di prendere un'altra tastiera, un altro pianoforte, collegare a un mix, come faccio a utilizzare questo arrangiamento? Molto semplice, io ho già qua in background il mio GarageBand, vi faccio vedere velocemente qua negli avanzate, ok, qua Bluetooth MIDI e infatti è collegata alla mia tastiera e suona praticamente, quindi il volume funziona. Mi si è già rotto una monopolina, ma 49 euro la manderei dietro per non fare brutta figura con Amazon. Adesso se io vado a cliccare qua, ok, quindi posso suonarci. Avete capito? Io posso suonare sull'arrangiamento, ok, quindi vedete che non fa il fade, stoppiamolo. Quindi abbiamo ovviato il problema. Non è la stessa cosa, però è una cosa che si può fare. Benissimo ragazzi, cosa ne pensate di questa applicazione? Per chi suona dal vivo, secondo me è una bellissima cosa, perché potete andare a suonare le vostre canzoni dal vivo con la vostra tastiera, magari non una tastierina così piccola, oppure una tastiera più grande. Io ho anche una M Audio da 5 ottave, 4 ottave, quant'è, quindi anche grande, però diciamo trasportabilissimo, perché andate in spiaggia e vi fate il vostro arrangiamento e questo vi permette di fare l'arrangiamento qua. Poi è possibile, hanno fatto vedere l'esportazione, ma l'esportazione è un po' limitata perché abbiamo 2 tracce gratuite. Se avete il multitraccia che praticamente stacca tutte le tracce dovete pagare, mi sembra, adesso non lo so quanto, ve lo dico subito, no? No, aspettate che ve lo dico. Allora esporta, vediamo un po' se c'è il multitraccia quanto costa. Adesso non c'è qua. C'è qua dentro, lo dico subito. Allora l'esportazione multitraccia costa 6,99 €, ok. Instrument Unlock Bundle costa 6,99 €, non so di cosa, forse della bossa nova. Comunque costa 6,99 € se volete esportare in multitraccia, quindi se volete fare questa cosa qua, quando andate in export, ok, poi adesso non ve l'ho fatto vedere, ma export è dentro la parte che riguarda l'arrangiamento che vi ho fatto vedere, che praticamente c'è mi ha suonato sopra, il sotto in basso c'è scritto export. Bene, ragazzi, cosa dire? Io la trovo bellissima. Vediamo un po' di farci qualcosa, ok? Sicuramente in GarageBand non la possiamo usare come strumento virtuale, ma possiamo registrarla come fosse uno strumento dal vivo, oppure se abbiamo la voglia di spendere 7 euro possiamo ovviamente esportare tutti gli strumenti. Come si faceva? Una volta utilizzavo
non è che ho smesso, però non utilizzo più, Band in a Box su Mac o su PC, non so chi di voi l'ha mai sentito nominare. Con questo vi chiedo ovviamente di condividere questo video con i vostri amici se vi è piaciuto, ragazzi fatemi questo favorone, che stanno arrivando tanti iscritti, vi ringrazio tantissimo, molte grazie, vi sono veramente grato. E in ultimo, se volete iscrivervi al canale è gratuito, non pagate nulla, e poi se volete ovviamente azionare la campanella per ricevere le notifiche dei video che posterò in futuro. Per questo è tutto, ci vediamo al prossimo.